la vostra è una storia di famiglia iniziata con tuo nonno, con Don Peppino. Sì, col nonno Peppino, che ha iniziato circa nel mediato dopoguerra questo percorso che ci ha portato oggi, diciamo, ad avere un'azienda bella, florida. Ha deciso che l'attività di famiglia sarebbe stata questa, ovviamente in accordo con i suoi 4 figli maschi. È una storia di mezzadria fondamentalmente, perché iniziarono come mezzadri per un istituto, un convento molto famoso all'epoca, l'Istituto dei Pischi, era a Villamagna, e loro erano mezzadri e quindi lavoravano per queste suore. Da qualche anno ormai siamo subentrati, siamo 5 cugini, figli dei quattro figli maschi di Don Peppino, e portiamo avanti con grande serenità e convinzione questa bellissima azienda. Cosa ti piace di più del tuo lavoro in vigna? Allora, il lavoro in vigna, sicuramente il momento della vendemmia è un momento molto particolare, concitato in tutte le sue fasi, per alcuni versi c'è molto nervosismo, perché comunque è un periodo importante in cui bisogna concentrare al massimo le forze e concentrarne, ecco, nell'arco di un mese di tempo, fare tutta la raccolta. Tra l'altro la nostra è una raccolta esclusivamente manuale, quindi comunque ha delle tempistiche sicuramente più lunghe rispetto ad una raccolta meccanica. Quali sono i paesi vostri principali di riferimento? Sicuramente gli Stati Uniti, è quello che è stato anche il primo paese ad averci dato fiducia. Thailandia, Filippine, paesi che fino a qualche anno fa, ecco, sembravano praticamente paesi anche sconosciuti, insomma. Oggi c'è una mobilità anche diversa. Siamo a Villamagna, un territorio proprio vocato alla coltivazione infatti della vite. Dal 2011 è nata questa grande DOC Villamagna, poi andremo anche a vedere l'appezzamento della riserva. Sì, che sono in Adesso atto. invece stiamo passeggiando in questo bellissimo appezzamento di Montepulciano. Voi non producete solo Montepulciano, ma anche altri vini. I vini bianchi, a bacca bianca abbiamo il pecorino, abbiamo la cococciola, che è la nostra diciamo quasi creatura, perché è stato un progetto, quello della vinificazione della cococciola, che ci ha appassionato sin dall'inizio, e abbiamo deciso di vinificarla in purezza e l'abbiamo chiamata Brado. Brado perché c'è sempre una storia di famiglia legata a questo nome, perché in realtà rappresenta forse il legame, diciamo, dal nonno fino alla terza generazione. Il vigneto di cococciola si trova vicino al nucleo originario dell'azienda, che da qui non si vede, però insomma avremo modo di vederla. Durante la seconda guerra mondiale i nonni sono stati proprio cacciati dalla loro casa e fatti sfollare a Chieti, che era all'epoca una città aperta. Di ritorno dallo sfollamento, nel mese di ottobre, tra l'altro mia nonna era anche incinta di mio padre, aspettava mio padre nel 1944, hanno ritrovato una casa totalmente devastata dal passaggio delle truppe tedesche, e non avevano più niente, avevano perso tutto, non avevano cibo, non avevano assolutamente nulla con cui sostentarsi, e l'unico segno di vita in questa devastazione totale era il vigneto di cococciola. I grappoli di cococciola che pendevano, perché essendo ottobre comunque era il periodo di raccolta, quindi per alcuni giorni quello è stato l'unico elemento di sostentamento della famiglia, per cui Brado anche nell'accezione di selvaggio, nel senso che comunque la natura continua a fare il suo corso nonostante la distruzione e la devastazione della guerra. Ok, adesso trattore.
Siamo saliti a questo punto su per vedere l'appezzamento di riserva Villa Magna Doc. Esatto. Che insomma gode anche lui di un bellissimo spettacolo. Molto bello, sì. E in questo vigneto, questo è il vigneto che è quello da cui viene fuori la Villa Magna Doc Riserva I Due Archi. Sono circa 2 ettari di terreno di Montepulciano d'Abruzzo. I Due Archi prende il nome da Villa Magna, un omaggio al nostro paese, ed ha una porta d'entrata, un arco di entrata e un arco di uscita, che noi in dialetto chiamiamo la porta da capo e la porta da pite. Siamo arrivati ora in cantina, accanto a me Corrado Masci, enologo della famiglia Masci e cugino di Katia, sì. Anche. Ora stiamo per assistere al processo della svinatura, sì. Ma prima di questo momento c'è stato tutto il momento della fermentazione, sì. Della macerazione. Sì, praticamente le uve rosse una volta raccolte vengono diraspate e messe a fermentare in dei vinificatori. La fermentazione alcolica generalmente dura 8-10 giorni, poi lo si lascia generalmente per altri 4-5 giorni con le bucce e avviene una macerazione, quindi si ha il processo di fermentazione e una piccola macerazione. Passato 15-16 giorni generalmente si ha la svinatura, la separazione della parte limpida, diciamo dalla parte liquida, dalle bucce e dai vinaccioli. Allora, come dicevo, questi sono i due vinificatori per i rossi e questi sono i vinificatori per i bianchi. Che portata hanno? Sui 460 ettolitri. La differenza è che questi sono muniti di una pompa, come dicevo prima, per fare i rimontaggi. Cioè, il Montepulciano viene raccolto, diciamo, separato i raspi e vengono caricati insieme alle bucce, perché la cosa che interessa a noi è la buccia. La buccia tende ad asciugarsi, quindi galleggia. Mediamente ogni 3-4 ore parte una pompa che fa un piccolo rimontaggio, praticamente butta del liquido su queste bucce, la buccia come assorbe, diciamo, il liquido diventa più pesante e torna giù, e questo processo viene fatto ogni 6-7 ore. Bene, Corrado, adesso siamo entrati nella bottaia della cantina Masci. Qui vediamo a riposare il Montepulciano d'Abruzzo, anno 2010, giusto? Quanto affinamento fa? Sì, praticamente questa, diciamo, è la parte più bella della cantina e anche la più importante. Noi a livello di legni utilizziamo 4 tipologie di tonnellerie. Utilizziamo garbellotto per le botti grandi e utilizziamo 3 ditte per quanto riguarda le barricche. Sem querer me apaixonei pela manhã por você. Qui in bottaia adesso ci stanno già aspettando delle persone intorno al tavolo. Vogliamo spiegare un po' chi sono, perché c'è la famiglia Masci intorno a questo tavolo. Certo, chiaramente ci fa molto piacere presentare tutta la famiglia, tutto l'organico e coloro che insomma in primis hanno creato l'azienda, che sono lo zio Pantaleone e mio padre Nicolino. I 5 cugini, 5 compresa me, che sono Luca di fronte a noi, Pino e Paolo, e poi abbiamo Corrado che è il tecnico di cantina. Ognuno ha chiaramente un ruolo ben specifico, ci suddividiamo tra la parte in vigneto, la parte diciamo prettamente di cantina che è gestita dal tecnico Corrado, e poi la parte commerciale che insomma di cui mi occupo prevalentemente io. Só você sabe dizer coisas que não